Spazio Europa, a meeting venue for young people and the educational community, was inaugurated in Rome on the 13th of February 2009 by the President of the Italian Republic, Giorgio Napolitano. This public space, managed by the European Parliament's Office for Italy and the European Commission's representation in Italy, is a public space for young people, especially school pupils and education representatives, which is meant to foster a perception of Europe as a concrete entity and to create a real feeling of European citizenship. This objective is pursued by two sets of edutainment facilities, one for younger pupils, age range 8 to 12, and one for older pupils, age range 13 to 18, that stimulate young people's curiosity. Noi facilitatori dello Spazio Europa lavoriamo con due fasce diverse di pubblico, sono bambini delle elementari e delle medie e ragazzi delle superiori, e possiamo notare un sentimento diverso nelle due fasce d'età. Nei ragazzi più grandi troviamo un sentimento un po' più scettico verso l'Europa, un po' più critico anzi direi, mentre invece nei ragazzi più piccoli, nei bambini specialmente, che sono nati in un'Europa più consolidata, il sentimento possiamo dire che è più europeista, più fiducioso verso il futuro. Spazio Europa is not meant to be a school. It is rather a meeting venue where young people should feel totally free to express and discuss their ideas with the facilitators. This is why the activities of every group begin with an icebreaker. Breaking the ice also means eliminating all sorts of barriers. L'idea che confrontarsi fa bene, che si è diversi, sono convinti della utilità della diversità, l'hanno sperimentata anche attraverso i giochi, oltre che evidentemente attraverso la loro esperienza. Hanno potuto confrontare che la diversità che magari vivono già a scuola esiste anche in uno spazio comune europeo, che li lascia un po' perplessi, abbiamo visto a volte, perché il confronto con la diversità non è facile. E però dà loro una spinta a cercare insomma l'incontro. Comunque hanno capito che l'incontro è necessario, questo mi sembra un buon risultato. The history of the European Union is told to younger pupils in a specially charming way. Children gather around a magic well from whose bottom, instead of water, emerge images and sounds that help them discover how Europe was born. The narrator is an exceptional character. The moon, who has been watching human activity from time immemorial, tells the main facts about the history of the EU. The intensity of the children's looks and their amazed expressions clearly show the effectiveness of this teaching method. Older pupils too are engaged in discovering Europe through a video. The film shows a bus travelling through the history of the European Union. At each stop, a certain stage of European integration is investigated in an entertaining way. Permette una distribuzione economica equa tra i paesi. Allora, vediamo come la frase può essere intesa. Permette oggi Since Spazio Europe is about meeting, debating and participating, after the film, the pupils are invited to discuss proposed topics and to express their opinion by stepping to one side or the other of a line marked on the floor. This experience helps foster and highlight the value of each pupil's European consciousness. A European identity game has been devised with a view to encouraging younger pupils to develop a sense of belonging to a common area characterized by unity in diversity. 27 faceless silhouettes placed in front of mirrors enable the pupils to put themselves in the shoes of children from the various member states of the European Union. A card game, where each table applies different rules, simulates the situation a person is confronted with when he or she starts living in a country other than their own. Understanding the rules so as to be able to respect them is an important aspect of everyone's life, and it is about the rules that the pupils will discuss once the game is over.
Children aged 8 to 12 take part in an activity called European Rally. The pupils get to know Europe by playing in teams with maps showing the names of the European countries on which they are required to stick labels with the appropriate languages. A lot of information on how European policies try to answer young people's needs concerning the environment, the economy, as well as study and job opportunities, are provided through Speak Your Mind, an activity encouraging teenagers to express and discuss their opinions. An engrossing team competition enables pupils to learn some basic elements and a lot of interesting things about the European Union. The host of the quiz is Stellina, Little Star, a nice animated mascot. Pushing the button to try and give the right answer excites the children, who amuse themselves while learning a lot about the European Union. Besides these standard activities, Spazio Europa offers thematic modules, such as the one using songs and videos to make children and teenagers aware of the languages of the EU member states and the links between these languages. Le scuole hanno sempre accolto positivamente il nostro invito, sia in occasione della Settimana d'Europa che ha avuto luogo a maggio, che in queste ultime settimane per celebrare insieme la Giornata Europea delle Lingue. Qui i bambini dai 7 anni ai ragazzi fino a 18 hanno avuto l'occasione di avvicinarsi all'Unione Europea in maniera non noiosa, quindi in maniera ludica, in maniera molto creativa, anche supportati da animatori e facilitatori che hanno sempre in tutte le occasioni stimolato il dibattito, cercato in tutti i modi di avere le loro opinioni, sviluppato e stimolato il loro pensiero critico e divergente anche sull'Europa e su quanto si sentano cittadini d'Europa. Quindi questo è sicuramente uno spazio pubblico che offre davvero ai ragazzi di tutte le età la possibilità di diventare cittadini europei migliori e più consapevoli. Spazio Europa proposes a new experience aimed at arousing a sense of belonging to a common entity, the European community. Is this a convincing experience? This is how the children have answered. Tutti i bambini del mondo insieme fanno il giro tondo, perché sono tutti fratelli che non importa se siamo brutti o belli, noi siamo un sol continente, unito anche se recente. Una bandiera ci rappresenta e l'Europa è contenta, infatti 27 stati insieme sono legati e per questo siamo felici di essere tutti amici. L'Europa è bella e grande ed è anche emozionante e grande e soleggiata, dalla pioggia mai bagnata. È venuta per far pace e a noi questo ci piace.